Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le semplificazioni di radicali. Abbiamo un radicale e la primissima cosa che dobbiamo fare è andare a scomporre in fattori. In questo caso abbiamo un monomio, cioè un singolo termine, quindi dobbiamo solo scomporre in fattori primi il coefficiente. 64 lo possiamo pensare come 2 alla sesta, perché 2 per 2 per 2 moltiplicato 6 volte fa infatti 64. E quindi riscrivo il radicale così. Ora che l'abbiamo scomposto in fattori, quello che dobbiamo fare è andare a elevare alla stessa potenza tutto questo termine. Mi rendo conto che gli esponenti di queste basi sono tutti multipli di 6 e quindi posso riscriverlo così. Tutto questo termine alla sesta. Vediamo se ho fatto bene. 2 alla 1 alla sesta dobbiamo sempre moltiplicare gli esponenti, quindi 1 per 6, 6 e torna. A alla 1 alla sesta fa A alla sesta, B alla seconda alla sesta, 6 per 2, 12 e C alla sesta, tutto alla sesta, 6 per 6, 36. Quindi ho riscritto questo termine tutto elevato a potenza e ho appena verificato che ho fatto bene, infatti torna esattamente quello di partenza. Ora dobbiamo semplificare, questo 6 si semplifica col 12, qui rimane 1 e qui 12 diviso 6, 2. Il risultato viene radice quadrata di questo monomio e l'indice 2 si può anche omettere. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. La prima cosa che dobbiamo fare prima di semplificare, abbiamo detto, è scomporre in fattori primi. Dobbiamo scomporre numeratore e denominatore. Al numeratore ho 3 termini e se conoscete bene i prodotti notevoli sapete che potrebbe essere un quadrato di binomio. Infatti x alla seconda è il quadrato di x e 16 è il quadrato di 4. Mi raccomando, vi ricordo che quando dovete individuare i quadrati dovete sempre individuare dei termini col più. È per questo motivo che non mi è venuto in mente che questo fosse un quadrato, perché potevano essere solamente questi due termini che erano positivi. Per essere a tutti gli effetti un quadrato di binomio, questo termine deve essere il risultato del prodotto tra lui per 2, x per 4, 4x per 2, 8x. Siccome qua c'è un meno, sappiamo che il nostro quadrato di binomio avrà il segno meno in mezzo e quindi il numeratore viene x meno 4 tutto elevato alla seconda. Al denominatore allo stesso modo dobbiamo scomporre e siccome abbiamo un solo numero dobbiamo sempre scomporre i nostri numeri in fattori primi. 9 è dato da 3 per 3 e quindi lo scriviamo come 3 alla seconda. Come prima riscriviamo questo radicando tutto elevato alla stessa potenza. Qui era molto semplice perché entrambi erano con esponente 2 e quindi x meno 4 fratto 3 tutto alla seconda ritorna a lui. Ora andiamo a semplificare l'esponente di tutto il radicando con l'indice di radice, quindi 2 si semplifica e 4 diviso 2, 2, quindi il risultato è questo. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magnato Massini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.